è venuto a mancare il grandissimo Pippo Baudo e ha lasciato un vuoto nello spettacolo, un vuoto incolmabile nella televisione italiana, nella televisione pubblica italiana, ma nella televisione in generale. Lui che ha fatto un'epoca e che è stato tra i pionieri, oltre che tra i padri fondatori della RAI, della radio televisione italiana. Ed è in questa occasione che io faccio questo video a distanza di giorni e dopo che è stato fatto un solenne funerale alla memoria di Pippo Baudo. Speriamo di non essermi sbagliato di nome. Vediamo un po' che troviamo. Leggiamo qualcosa. Allora leggiamo qua. Addirittura c'è una voce in spagnolo di Pippo Baudo. Nascimento 7 giugno 1936, 16 agosto 2025. Però vediamo, addirittura siccome aveva un successo internazionale sfigurano i dati in spagnolo, ma io vorrei fare il video in italiano. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, militello in Val di Catania, 7 giugno 1936, Roma, 16 agosto 2025. È stato un conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano. A proposito, scrivi sotto questo video nei commenti, oppure se uscirà come premier nella chat, i tuoi ricordi, che ricordi e impressioni ti ha lasciato Pippo Baudo, quali programmi suoi hai seguito, magari se hai una certa età, già dagli anni 60 50. Scrivi i tuoi ricordi. Che cosa guardavi di più di Pippo Baudo? Considerato uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana, ha legato gran parte della sua carriera alla RAI, conducendo numerosi programmi di intrattenimento e 13 edizioni del Festival di Sanremo. A proposito, io ho fatto dei video su Sanremo, andateveli a guardare, mi raccomando, di cui è stato più volte anche direttore artistico. Ha lanciato o rilanciato personalità come Gianni Morandi, Adriano Celentano, Mina o Mina, Lucio Battisti, Laura Pausini, Giorgia e molti altri. Grazie al suo stile e al suo carisma è diventato un punto di riferimento per la cultura popolare italiana, capace di coniugare spettacolo, intrattenimento e approfondimento televisivo. Giuseppe Pippo Baudo nacque il 7 giugno 1936 a Militello in Val di Catania, all'epoca in provincia di Catania, oggi città metropolitana, figlio unico dell'avvocato Giovanni Baudo e della casalinga Innocenza Pirracchio. Mosse i primi passi sul palco Cine Teatro Tempio della sua città.
di proprietà dell'amico di famiglia Cavaliere Salvatore Tempi, intrattenendo il pubblico negli intervalli con prose liriche e suonando il pianoforte. Frequentò il liceo classico Secusio di Caltagirone, completando l'ultimo anno di studi allo Spedalieri di Catania. Qui, insieme ai compagni di classe, mise in scena la commedia L'ex-alunno di Giovanni Mosca. Dopo aver conseguito il diploma di maturità, restò in città e intraprese gli studi universitari. Conobbe Tuccio Musumeci e insieme scelsero la strada dello spettacolo. Musumeci come comico e Baudo nelle vesti di spalla e presentatore. Si laureò in giurisprudenza all'Università degli Studi di Catania, anche se non esercitò mai la professione forense. La notte precedente alla discussione della tesi prese parte in qualità di presentatore al concorso di bellezza Miss Sicilia che si tenne nei pressi di Ragusa. All'alba fece ritorno a Catania a bordo di un camioncino carico di frutta e verdura, raggiungendo la sede dell'università in tempo. Anni 50, esordi teatrali e televisivi. Nel novembre del 1955 Baudo fu scritturato a Catania dalla Brigata d'Arte di Turiferro e Ida Carrara per la quarta e quinta stagione di prosa del teatro sociale del circolo artistico etneo, utilizzando lo pseudonimo di M. Baudi. Tra le varie produzioni prese parte anche alla messa in scena di Tutto per bene di Luigi Pirandello. Nel 1956 partecipò con Musumeci a uno spettacolo delle radiosquadre allestito da Luciano Rispoli e Ragalna, segnando il loro debutto in televisione. Fondò inoltre il Centro Universitario Teatrale CUT. Nell'aprile dello stesso anno la compagnia, con la sua regia, presentò al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania la prima rappresentazione accademica in Italia di Aspettando Godot di Samuel Beckett. Sempre in quell'anno scrisse e interpretò lo spettacolo di rivista Quattro in matrimonio al Teatro Argentina di Catania. Nel 1957 portò in scena la commedia musicale in due atti Donna presente sconfitta presente, e per i 2 anni successivi fu protagonista della rivista goliardica itinerante Il Ficcanaso. Nel 1958, insieme al suo gruppo artistico universitario, propose lo spettacolo teatrale A carte scoperte. Alla fine del decennio si unì come pianista e cantante all'orchestra Moonlight, con cui nel 1959 esordì in televisione nel varietà La conchiglia d'oro, programma condotto da Enzo Tortora. Anni 60. Le prime conduzioni, il successo con Sette voci e l'esordio a Sanremo. E ce n'è da leggere. Vabbè, ma qua guardate, ma posso leggere quanto tempo in più? Allora, dove ero rimasto? Perché leggo o non leggo? Anni 60, le prime conduzioni, il successo con Sette voci e l'esordio a Sanremo. Vabbè, ma no, era per ricordare la grande figura. Ma guardate quanto c'è da leggere, cioè è pazzesco.
guardate, cioè probabilmente ci metterei 30-50 minuti a leggere tutto, che vado anche veloce facendo lo scroll. Guardate, guardate, guardate quante, cioè è tutta un'enciclopedia di carta qua, questa Wikipedia. Guardate, 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 ancora continuo, continuo. E no, allora volevo fare questo corto video, vediamo se trovo delle notizie più vabbè, qua c'è in spagnolo, più corto vediamo. L'addio a Pippo Baudo, a Militello i funerali. Ma ecco, non voglio esagerare nel leggere tutta la sua carriera, perché dagli anni 50 al 99, al 2000 e passa che è stato in carriera, ci sarebbe da leggere troppo. Ma per farla breve, e non scaricare la batteria del cellulare così, voi che ricordi avete di Pippo Baudo? Questo è un video omaggio, non una proprio una biografia. Che ricordi avete di Pippo Baudo? Quali programmi seguivate? In questo modo so anche qual è la vostra età. Lo seguivate dagli anni 50, dagli anni 60? Quali programmi seguivate di più? Lo avete ascoltato qualche volta come cantante, come componente di una banda musicale? Lo avete visto al teatro? Scrivete qua sotto nei commenti, partecipate nella chat e mi raccomando, se potete fate una donazione in chat, super chat, sticker, oppure regalate un abbonamento, abbonatevi e comprate un super grazie, aiuterete molto questo canale ad andare avanti e avere dei dispositivi migliori. Devo cambiare questo Motorola Moto E7 Power. Per il momento non mi bastano i soldi neanche per comprare un Tecno o un Infinix, però voi fate la vostra donazione nella chat, nella super chat, avrei dovuto dirlo prima, e con la super chat, con lo sticker, siete ancora in tempo. Oppure comprate abbonamenti, regalate abbonamenti, comprate super grazie e ditemi: guarda Sant'Enchan, io ti dono 150 euro, comprati questo cellulare Tecno, oppure ti dono 400 euro, comprati questo Motorola o questo Samsung, o ti dono 1500 euro, comprati questo iPhone, e io seguirò i vostri consigli. Poi ricordatevi che per chi compra super chat, sticker, si abbona, regala abbonamenti o compra super grazie, ci sarà il privilegio, e il minimo sono 99 centesimi di dollaro, di avere un argomento su richiesta. Cioè voi ditemi: Sant'Enchan, parla di questa cosa, e io parlerò di quello che volete. E non solo, se voi guarderete un mio video vecchio, magari del 2013 2015, una mia vecchia live, una mia vecchia premiere, un mio vecchio video, o guardate uno short, vi piace l'argomento, magari un video che dura 46 minuti, io non ho tempo di riguardare tutti i miei video per vedere di cosa parlo, perché a volte parlo di moltissime cose in un unico video di un'ora. Allora voi, guarda Sant'Enchan, al minuto 23 2.50 stai parlando di questa cosa, vorrei che tu
facessi, dopo 10 o 15 anni che hai fatto questo video, un approfondimento sul tema. Ti dono 10 euro e allora io vado a vedere di che si tratta, faccio un argomento, faccio un nuovo video sull'argomento che vi è interessato di quel video, capito? Mi raccomando. Però ecco, un pezzo di storia se n'è andato, un pezzo della nostra storia collettiva, un pezzo della nostra cultura popolare, un pezzo di storia molto importante. Se stanno andando via i mostri sacri della Rai uno a uno. Già è stato il turno di Mike Bongiorno, anche di Paolo Villaggio, e ormai c'è un prima e un dopo Pippo Baudo, perché ormai i conduttori televisivi per me non stanno più alla stessa altezza. A parte che era alto, ma lui si metteva in gioco, gli hanno addirittura fatto saltare in aria la sua villa in Sicilia, dove aveva tanti ricordi di famiglia. È un peccato che ha dovuto soffrire così tanto quando stava in vita per il suo attivismo sociopolitico, però va bene, lui ne ha pagato lo scotto, ma ha sensibilizzato l'opinione pubblica portando certi temi sulla televisione sulla televisione di Stato. E quindi, come dire, Pippo, ci manchi tanto. Io mi ricordo i lunghi pomeriggi, anche mi sembra che ha condotto Domenica In. Poi io sono nato il 26 gennaio 1969 e quindi mi ricordo che già guardavo la tele nella seconda metà degli anni 70. A dire la verità la guardavo anche prima, e in un altro video vi dirò che cosa guardavo prima del 75, soltanto che voi mi dovete fare una donazione e dire: Sant'Enchan, parlaci di cosa vedevi nella Rai prima del 75. Però ecco, mi ricordo della tele in bianco e nero con Pippo Baudo naturalmente, e con altri ospiti dei quali parlerò in un'altra occasione, che spero non sia un'occasione così triste e commemorativa come quella che ci interessa oggi. E quindi ha fatto tantissimi programmi televisivi. Ancora una volta vi dico, donate in chat, donate anche dopo, quando questa premiere sarà un video. Durante la premiere potete commentare, potete abbonarvi e comprare super chat, perché non è una live. Nelle live non si può fare, non si può mi sembra commentare, non si può, ma nelle premiere sì. Allora, beh, adesso non voglio essere ridondante, altrimenti leggevo tutto Wikipedia, che c'erano come 40 pagine in A5. È venuto a mancare Pippo Baudo. Voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto, mi raccomando, continuate a seguirmi. Grazie per aver visto questo video. Il vostro Sant'Enchan vi ringrazia, vi rimanda alla prossima. Arrivederci e ciao ciao, grazie di seguirmi, grazie mille. E adesso devo chiudere perché mi sono registrato in 8K con la camera principale. Ciao.